Ti interessano le telecamere per lettura targhe? Vuoi vedere come funzionano, come si installano, come si configurano? E allora guarda questo tutorial. Benvenuti in questo tutorial di SE. Oggi parliamo di telecamere per lettura targhe. Non è un argomento semplice, è un argomento molto tecnico, perché le telecamere per lettura targhe non sono telecamere normali che si usano nel giardino o nel piazzale davanti a casa. Si posizionano su una carreggiata e hanno come unica finalità quella di riprendere le targhe in modo leggibile. Più precisamente, oggi parliamo anche di telecamere per lettura targhe con riconoscimento dei caratteri, quindi telecamere che sono in grado non solo di riprendere la targa in modo leggibile, ma anche di identificare i numeri della targa. Servono per tracciare gli ingressi e le uscite e per eventualmente anche fare delle azioni automatiche in base alla targa che viene rilevata. Dico questo per distinguere queste telecamere da quelle più semplici che fanno solo la ripresa leggibile della targa. Queste sono telecamere che a volte si chiamano per lettura targhe, noi preferiamo chiamarle cattura targhe per distinguerle. È una telecamera più semplice e più economica. Oggi invece parliamo di queste con il riconoscimento dei caratteri. Dove si usano? Si usano nel controllo principalmente dei varchi, quindi ingresso e uscite dei veicoli, in aziende, aree sensibili, aree portuali, tutto dove si deve tracciare il transito dei veicoli e fare le azioni in base alla targa rilevata. Strutture ricettive, alberghi, camping, parcheggi ovviamente, e poi c'è chiaramente anche l'uso nel controllo di sicurezza del traffico sulle strade a scorrimento. Non parliamo invece oggi delle telecamere per lettura targhe destinate alle multe, perché questo è un settore completamente a parte dove ci sono aziende che fanno solo quello, ci sono problematiche di omologazione molto complesse, noi non ce ne occupiamo, quindi se sei un dipendente comunale che sta pensando a ripianare i debiti del proprio comune, questo non è il tuo tutorial, perché oggi noi invece parliamo delle telecamere per il controllo targhe al fine del controllo degli accessi e della sicurezza. Se questo è il tuo argomento, questo è il tutorial giusto perché oggi andiamo proprio a vedere come queste telecamere funzionano, come si installano e come si configurano. Iniziamo col vedere alcuni acronimi. Prima di addentrarci nelle tematiche di questo tutorial, chiariamo alcuni acronimi, alcune abbreviazioni che sono molto usate nella lettura delle targhe e magari a chi non è pratico possono creare dei problemi. I primi due acronimi sono LPR e ANPR. LPR sta per License Plate Recognition, ANPR per Automatic Number Plate Recognition. Cosa significano? La stessa cosa, telecamera per lettura targhe. Quindi, quando sentirai parlare di telecamera LPR o di telecamera ANPR, niente paura, è una telecamera per lettura targhe. Un altro acronimo molto usato è OCR, Optical Character Recognition. Questo significa la capacità della telecamera di riconoscere i caratteri dall'immagine. Quindi una telecamera per lettura targhe con il riconoscimento dei caratteri si potrebbe abbreviare in telecamera LPR con OCR. Questo, diciamo, è un modo di parlare un po' internazionale per identificare questo tipo di telecamere. Ora che parliamo la stessa lingua, andiamo a vedere come è fatta, come si presenta una telecamera per lettura targhe. Ecco una telecamera per lettura targhe. Questo è il modello RH-BCC8 LPR2, diciamo l'entry level della nostra gamma con OCR, è una telecamera adatta a veicoli fino a 60 km/h, quindi una telecamera molto usata nei varchi, in tutte le situazioni dove i mezzi non procedono troppo velocemente.
Usiamo questo modello perché, diciamo è quello che ha, l'hardware un po' più essenziale. Noi abbiamo anche modelli per velocità superiori, però, essendo più essenziale questo apparecchio ci aiuta a focalizzarsi sulle cose più importanti. Come vedi, una telecamera per lettura targhe con OCR non è molto diversa da una telecamera normale. Diciamo che esistono anche telecamere per lettura targhe nel classico contenitore per le telecamere box vecchio stile, sono telecamere di generazione un po' precedente. Qui abbiamo un contenitore molto solido di ultima generazione. Ehm, Quali sono le differenze rispetto a una telecamera normale? La prima differenza è il frame rate, il numero di fotogrammi al secondo. Una telecamera normale per videosorveglianza, se è buona, registra a 25 frame al secondo. Su queste telecamere noi usiamo 50 frame al secondo, quindi il doppio rispetto a una telecamera normale. Qual è il vantaggio? A 50 frame al secondo la telecamera è in grado di fornire fotogrammi molto più fermi quando si parla di una targa in movimento. Quindi la lettura dei caratteri, l'OCR funzionerà molto meglio perché avrai un'immagine più definita su cui lavorare. Hanno tutte 50 frame al secondo le telecamere LPR? No. La maggioranza delle telecamere per lettura targa in commercio che troverai lavorano a 25 frame al secondo, quindi sono in realtà delle telecamere normali. Leggono lo stesso, però sicuramente la qualità della lettura non è paragonabile. Secondo punto importante da considerare è la risoluzione video. Teoricamente, una telecamera per lettura targhe dovrebbe avere la massima risoluzione possibile. Ed questo è vero sicuramente, però non iniziare a cercare su internet telecamere per lettura targhe a 8, 12, 20 megapixel perché non è quella la soluzione. Infatti è vero che maggiore è la risoluzione e migliore sarà la lettura, però non bisogna sacrificare il frame rate e non bisogna neanche arrivare a costi strepitosi e invendibili della telecamera. Bisogna mantenere un equilibrio. Nel nostro caso, con le tecnologie attuali, con gli attuali chip in commercio, abbiamo visto che il compromesso migliore in termini di frame rate, risoluzione video e costo della telecamera è 4 megapixel di risoluzione, 50 frame al secondo. Ridurre rispetto a 50 frame al secondo non è una buona scelta, aumentare oltre i 4 megapixel si potrebbe fare, però comporterebbe un aumento strepitoso dei costi dell'apparecchio e non un proporzionale aumento della qualità di lettura. Dal nostro punto di vista 4 megapixel 50 frame al secondo oggi è il compromesso migliore. Hanno tutte 4 megapixel le telecamere ALPR in commercio? No, la maggioranza delle telecamere per lettura targhe lavorano a 2 megapixel, anche in questo caso leggono lo stesso, però con prestazioni inferiori. L'obiettivo. L'obiettivo di una telecamera per lettura targhe deve per forza essere regolabile. Esistono telecamere che hanno l'obiettivo regolabile in modo manuale, molto meglio averlo motorizzato, come in questo caso, perché sia abbiamo la comodità di poter regolare da computer senza andare in punta alla scala e inoltre abbiamo anche la facilità di lavorare con l'autofocus. Un buon autofocus ci aiuta perché ci dà sempre la messa a fuoco migliore sia con la luce naturale sia con la luce infrarossa nelle riprese notturne. Perché bisogna riprendere con un obiettivo regolabile? Perché le telecamere per lettura targhe non lavorano in grandangolo come le telecamere magari di videosorveglianza normali. Al contrario, vale la regola che più grande è la targa all'interno dell'immagine e migliore sarà la lettura. Quindi devi per forza zoomare sulla carreggiata e riprendere non la campagna circostante, ma esattamente il punto dove passerà la targa. Per questo obiettivo si usano focali che vanno dai 12-13 mm nelle telecamere per ripresa più ravvicinata, per i varchi, nelle telecamere per veicoli in velocità si sale a 30 o 50 mm. Tutte le telecamere per lettura targhe hanno dei grossi leddoni
qua sul fronte, perché è grazie a questi illuminatori che la telecamera riesce a fare la lettura notturna. Si possono usare sia LED infrarossi sia LED bianchi. Noi usiamo LED infrarossi. I LED bianchi agevolano la lettura per certi casi, però hanno anche il problema di disturbare i guidatori, soprattutto su terreni non pianeggianti, strade in salita, possono perturbare la vista alla guida. Quindi è molto meglio utilizzare dei LED infrarossi come in questo caso, che non danno luce visibile e quindi non disturbano nessuno. Noi qui su questi modelli per ripresa ravvicinata usiamo 4 maxi LED, nei modelli per scorrimento veloce usiamo 8 maxi LED e riusciamo ad avere in questo modo la distanza di illuminazione massima di 80 metri, che significa una illuminazione ottimale per la lettura dai 40 fino ai 40-50 metri, che è la massima portata utile normalmente di lettura per queste telecamere. Vediamo le connessioni di una telecamera per lettura targhe. Porta di rete, ovviamente, questa è una telecamera IP, normalmente si alimentano in PoE, accettano l'alimentazione tramite il cavo di rete. Se non fosse disponibile, c'è in alternativa il 12 volt per un'alimentazione locale, che altrimenti resta inutilizzato. Poi abbiamo una morsettiera per ingressi e uscite esterne. Questo è molto importante, tutte le telecamere per lettura targhe dovrebbero avere uno o due relè per azionare dispositivi locali vicini, tipicamente la sbarra per permettere l'accesso a seconda della targa che viene rilevata. Nel nostro caso c'è anche sempre un ingresso di allarme che permette di verificare lo stato di determinati dispositivi, ad esempio se la sbarra è alzata o abbassata. Molto importante, soprattutto se la telecamera viene usata nei varchi, è la gestione dell'audio. Ci sono in questo caso ingresso e uscita audio per un microfono e un altoparlante e in molti casi abbiamo anche il microfono e l'altoparlante incorporato nella telecamera. Questo per permettere il dialogo bidirezionale con l'autista. Ovviamente poi ci vuole un supporto, app e software per poterlo fare, che permette di dare assistenza a un eventuale autista in difficoltà. Nel nostro caso abbiamo poi sempre a bordo l'SD card per registrare, per avere quindi una registrazione totalmente autonoma sulla telecamera e anche una memoria interna dove vengono registrati i dati fondamentali, i passaggi dei veicoli, le foto delle targhe e le whitelist e le blacklist, quindi le liste delle targhe autorizzate o non autorizzate. Questo perché una buona telecamera per lettura targhe dovrebbe essere in grado di funzionare totalmente in modo autonomo, quindi deve poter alzare la sbarra, permettere l'accesso, non permetterlo, registrare i passaggi, eccetera, anche se la rete principale dovesse per qualche guasto venire a mancare. Vediamo ora come si installa una telecamera per lettura targhe. Dal punto di vista elettrico è semplicissimo, è una telecamera IP, quindi ha la sua porta di rete, si collega con un cavo di rete a uno switch PoE, trae alimentazione dalla rete e inizia immediatamente a funzionare. Unica avvertenza importante, una telecamera così non va installata dentro un NVR, non va installata a una porta, attaccandola a una porta PoE di un NVR. Bisogna collegarla a uno switch di rete, in modo che sia accessibile direttamente da computer. Tramite il browser, con il computer, puoi fare le regolazioni fini della lettura targhe che attraverso l'NVR non potresti fare. Vediamo ora meccanicamente. Una telecamera così si installa a bordo strada, in genere su un palo. Se hai fortuna che c'è un sottopasso, un traliccio, un cavalcavia, si può anche posizionarsi sopra la carreggiata, quello è anche un ottimo punto di ripresa. In tutti e due i casi è importante mantenere un angolo di vista fra
la direzione di vista della telecamera e la direzione di marcia dei mezzi che non deve superare i 25 gradi. Se superi i 25 gradi, la telecamera riprende lo stesso, legge lo stesso le targhe, ma farai più errori perché i caratteri risultano deformati dalla prospettiva e quindi il meccanismo OCR funziona peggio. Meglio invece mantenere un angolo dai 5 ai 15 gradi che è ottimale. Questo vale sia in orizzontale e sia in verticale. A che altezza andiamo a posizionarci? Questo varia molto in base all'applicazione. Se fai un controllo varchi, dove la ripresa è ravvicinata e i mezzi sono lenti, allora in genere non puoi alzarti troppo perché altrimenti andresti oltre i 25 gradi di cui abbiamo parlato. Quindi ci si mantiene bassi da 1,5 metri fino a 2,5 metri massimo. Se invece riprendiamo dei mezzi veloci su una strada a scorrimento, allora subentra un altro fattore. Bisogna fare in modo che la targa permanga nel campo visivo della telecamera per il maggior tempo possibile, in modo che la telecamera abbia modo di adeguare la ripresa correttamente e anche abbia un grande numero di frame su cui scegliere per fare la lettura OCR. Normalmente quindi non puoi andare a riprendere un tratto di strada troppo piccolo dove la targa entra e esce velocemente, ma è meglio alzarsi come posizione e riprendere in prospettiva un ampio tratto di carreggiata. In genere l'altezza ottimale in questo caso è dai 4 agli 8 metri. Con un'altezza di questo tipo poi andrai a riprendere diagonalmente in prospettiva la carreggiata, avendo un bel angolo di ripresa ampio che ti permette di avere per lungo tempo il mezzo che permane all'interno dell'area visiva. La distanza di ripresa varia molto, diciamo, in base alla posizione, bisogna anche adattarsi ovviamente alle condizioni, non costruiamo la strada in base alla telecamera, bisogna adattarsi alla ripresa che c'è, si può anche riprendere a distanze notevoli, anche a 50-60 metri dalla telecamera, però la ripresa ottimale come distanza la si fa dai 10 ai 25-30 metri. Se stai in questa situazione hai sicuramente le prestazioni migliori come visione. Una telecamera posizionata in questo modo ci permette di riprendere bene sia le targhe anteriori sia le targhe posteriori. La performance di lettura è molto simile, è abbastanza indifferente come ripresa e puoi coprire efficacemente 2-3 corsie per careggiata. Benissimo, ora è giunto il momento di entrare più nel dettaglio. Abbiamo installato una telecamera RH BCC8 LPR1 qui su una strada vicina. Ora andiamo a sederci su un computer della rete dove è collegata la telecamera ed eseguiamo la configurazione. Ora passiamo dalla teoria alla pratica. Abbiamo installato qui fuori dall'azienda una telecamera lettura targhe RH BCC8 LPR1, una telecamera per lettura fino a 120 km/h. L'abbiamo collegata alla nostra rete aziendale e adesso la andiamo a configurare. Qui siamo seduti di fronte a un computer collegato alla rete dell'azienda, andiamo a vedere come si fa. La prima cosa da fare, come sempre, nella configurazione di telecamere IP, andiamo a scaricare il tool di configurazione per questa serie di telecamere. Si va sul nostro sito, sezione Informazioni, Software, Telecamere IP. Ogni serie di telecamere IP ha un proprio tool di configurazione. La maggioranza delle nostre telecamere sono RK, le telecamere speciali, come in questo caso, RH. Apriamo l'elenco e andiamo a scaricare la utility per configurazione di rete. Io questa operazione l'ho ovviamente già fatta e ho qui il mio tool per la configurazione degli indirizzi. Lo lanciamo. Qui tutto quello che c'è da fare è premere il pulsante di ricerca e il tool ritrova tutte le telecamere IP serie RH presenti in rete, qualsiasi sia
la loro classe di indirizzo. La telecamera che abbiamo in esame ha questo indirizzo qua, 192.168.2.24. La nostra rete usa segmento 192.168.2, quindi la telecamera ha già recepito un indirizzo IP corretto per la nostra rete. Questo accade quasi sempre perché la telecamera viene data, in questo caso, di fabbrica in DHCP, quindi prende automaticamente dal router un indirizzo valido. Se non fosse così, magari non hai il router oppure vuoi cambiare indirizzo per qualche motivo, evidenzi la telecamera e col pulsante Modify IP puoi impostare un indirizzo manuale. Noi in questo caso non ne abbiamo bisogno, basta fare doppio clic sulla linea della telecamera, si apre il nostro browser di default e siamo pronti per accedere. La password di fabbrica di tutte le telecamere DSE dal 2024 è admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. E abbiamo accesso alla telecamera. Qui ehm, c'è la nostra ripresa della nostra strada esterna. La prima cosa che dobbiamo fare è regolare la lente, l'obiettivo, per avere una ripresa ottimale. Queste telecamere usano obiettivi motorizzati per comodità, ovviamente. Con il pulsante più e meno possiamo andare a zoomare oppure ad aprire il grandangolo. Normalmente una telecamera per lettura targhe non lavora con un grandangolo eccessivo, è inutile riprendere lateralmente la strada, meglio zoomare verso la carreggiata in modo da avere la targa quanto più grande possibile all'interno della ripresa, senza però esagerare perché se andiamo a chiudere troppo poi la targa resta poco all'interno del campo visivo e questo ci dà meno frame su cui lavorare, quindi meglio avere una situazione intermedia come potrebbe essere questa. Potremmo anche regolare manualmente il fuoco. Ma questa è una cosa da sconsigliare perché nella lettura targa è molto meglio affidarsi a un buon autofocus che ci darà la garanzia di avere sempre la targa perfettamente a fuoco, sia di giorno sia di notte. Ora andiamo a regolare le impostazioni. Questa è ovviamente una telecamera IP, quindi se andiamo nelle impostazioni della telecamera troviamo tutti i classici settaggi delle telecamere IP, settaggi di rete, regolazioni audio-video, i parametri della ripresa immagine, gli eventi con le varie rilevazioni, eccetera. Noi oggi ovviamente ci focalizziamo sulle impostazioni che riguardano la lettura targhe. Le impostazioni della lettura targhe si dividono in due macro categorie, in due gruppi. Le regolazioni che riguardano la ripresa, quindi le regolazioni del CMOS per poter leggere e riprendere la targa in modo leggibile in tutte le condizioni di luce e velocità. E poi ci sono invece le regolazioni dell'OCR, quindi di come vogliamo eseguire la lettura e di cosa vogliamo fare. Cominciamo dalle regolazioni ottiche, quindi della ripresa. Bisogna andare nelle impostazioni della telecamera e poi in immagine. Qui abbiamo tutte le varie regolazioni della ripresa, luminosità, eccetera, il tipo di ripresa, esposizione, quindi lo shutter, il bilanciamento del bianco, giorno-notte, il passaggio giorno-notte, altre funzioni di miglioramento digitale. Questa telecamera, essendo di fascia alta, ci permette di regolare 4 profili di impostazioni, quindi 4 diciamo settaggi preconfigurati che poi si possono richiamare automaticamente in base all'ora del giorno, magari solo di notte piuttosto che in altre condizioni. Questa è una funzione abbastanza avanzata che onestamente spesso non si usa. Qui abbiamo il profilo 1 nella sua diciamo impostazione attuale, attualmente in azione nella telecamera, andiamo in modifica per cambiarlo. Ecco, qui abbiamo i profili 1, 2, 3, 4, noi usiamo solo il profilo 1.
In questa modalità si può definire quando commutare da un profilo all'altro, su fascia oraria o in base al giorno-notte. Noi usiamo solo il profilo 1 per semplicità ed è anche poi la situazione più normale. Nelle telecamere, diciamo normali, tutti questi parametri sono editabili a cura dell'utente. Nelle telecamere LPR, almeno nelle nostre, non è così, perché editare singolarmente questi parametri finisce per far perdere la testa, cioè ci si avventura in regolazioni fini che poi magari funzionano bene di giorno, di notte e si perde del tempo senza arrivare a un risultato valido. Queste telecamere lavorano per questo con delle preconfigurazioni che troviamo nel tipo di ripresa. Qui è sufficiente impostare LPR e automaticamente la telecamera assumerà tutti i parametri di esposizione, di bilanciamento, di compensazione del controluce, eccetera, necessari per la lettura targhe. Tutto quello che abbiamo da regolare è qui la velocità dei veicoli, che ci aspettiamo ovviamente. Se stiamo facendo una lettura su dei varchi, possiamo ridurre la velocità in modo che l'immagine, soprattutto notturna, risulti più chiara. Se invece dobbiamo riprendere veicoli in velocità, aumentiamo la velocità, avremo un'immagine più scura, ma fermeremo meglio i veicoli. Ad esempio, noi impostiamo una velocità media, applichiamo e ora queste sono le nostre impostazioni che sono già ottimizzate per la lettura delle targhe. Ora passiamo a regolare l'OCR. Dobbiamo dire alla telecamera come fare la lettura della targa e cosa fare a seconda della targa che viene rilevata. Tutte queste impostazioni sono nella sezione LPR, questo pulsante qua in alto. Qui abbiamo le impostazioni generali della lettura, la gestione delle targhe dove inseriremo le whitelist e le blacklist, le azioni da eseguire in seguito alle letture e anche altre azioni generali. Iniziamo dalle impostazioni della lettura. Le vediamo una per una così anche fa un po' da, diciamo, manuale di programmazione. Rilevazione targhe ovviamente abilita la funzione, rileva solo targhe veicolo, solo targhe con veicolo. Questa è una funzione che ci permette di escludere le targhe eventualmente riprese dove non c'è anche un veicolo presente, quindi evidentemente magari qualcuno che può mostrare solo la foto della targa invece di essere realmente una targa su un veicolo. Riquadra la targa rilevata, questo è un dettaglio estetico della visione live, la targa che viene rilevata può essere evidenziata con un rettangolo, con quattro angoli, con un mosaico. Mostra area di rilevamento, questo ci permette di visualizzare l'area di rilevazione nella visione live e anche nella registrazione, quindi, oppure di non mostrarla, quindi l'immagine resta pulita. Grado di leggibilità richiesto è molto importante perché cambia molto. Se mettiamo un grado di leggibilità basso, la telecamera rileva la targa sempre, anche quando questa non è perfettamente leggibile, magari per il maltempo, scarsa visibilità, velocità anomale. Se invece impostiamo un valore alto, la telecamera rileverà solo quando la targa è perfettamente leggibile. È ovvio che in questo caso potremmo avere delle telecamere, dei veicoli che transitano e non vengono letti, ma avremo sempre letture molto molto precise. In questo caso invece con un valore basso avremo la certezza di leggere tutte le targhe che transitano, ma in certe situazioni di poca visibilità potremmo avere più errori di lettura. I pixel minimi della targa è un valore che in genere si lascia su 1, nel senso che mettendolo su 1, un pixel, qualsiasi targa viene rilevata, però potremmo limitarlo fino a 300 pixel, quindi ad esempio potremmo mettere 200 pixel, quindi solo le targhe più grandi di 200 pixel verranno reputate valide. Questo serve soprattutto quando ci sono veicoli incolonnati per evitare di fare doppie letture. Normalmente, in condizioni normali, si può lasciare su 1.
La qualità delle foto riguarda la memoria interna delle telecamere. Queste telecamere hanno all'interno una memoria proprio, non parliamo dell'SD card, parliamo proprio di una memoria nell'elettronica, che archivia i dati delle targhe transitate e le foto delle targhe e dei veicoli. Qui interveniamo sulla qualità delle fotografie, ossia sulla compressione, che può essere più bassa, anzi qui parliamo della qualità, quindi qualità bassa significa un'alta compressione, qualità massima significa poca compressione e maggior spazio occupato sulla memoria. Normalmente conviene mettere un valore basso per poter tenere più foto in memoria, considerando che poi sono sempre comunque leggibili. Modalità di cattura foto, questo è importantissimo. Questo interviene su quando la telecamera deve eseguire la lettura. Normalmente è consigliabile sempre usare immagine ottimale. Cosa significa? Significa che la telecamera, nel momento in cui rileva una targa, attende che questa targa transiti lungo il percorso e fuoriesca dall'area di rilevazione. A quel punto esegue un test delle immagini che sono state riprese, di tutti i frame a disposizione, e fa la lettura solo sul frame più leggibile, più chiaro. Questa è una ottima situazione per evitare letture multiple e anche per avere la certezza che la qualità dell'OCR sarà più alta perché si lavora su un'immagine ottima. È però necessario che la targa entri ed esca dal perimetro di rilevazione per fare la rilevazione. Altrimenti, in situazioni dove questo non è accettabile, si può usare il timer e qui significa semplicemente che, ad esempio, se mettiamo 2 secondi, ogni 2 secondi la telecamera, dal momento in cui ovviamente la targa entra nel perimetro di rilevazione, ogni 2 secondi la telecamera eseguirà una lettura, o ogni secondo. Normalmente si consiglia sempre di lavorare in immagine ottimale e anche se magari lavoriamo con una lettura targhe su dei varchi, conviene tenere la regolazione ottimale e magari regolare l'area di rilevazione un po' avanti, in modo che il mezzo entri ed esca dall'area di rilevazione prima di arrestarsi alla sbarra. Questa è la condizione migliore per avere delle letture molto molto precise. Invio FTP della fototarga, invio FTP del fotoveicolo, questa è la possibilità di inviare a server esterni via protocollo FTP le immagini, oppure le immagini si possono archiviare sulla memoria interna, normalmente questo viene sempre abilitato. Qui possiamo anche, diciamo, personalizzare un po' l'algoritmo di rilevazione, ottimizzandolo sulle targhe europee, Stati Uniti, Thailandia, Emirati Arabi. Normalmente comunque questo algoritmo legge tutte le targhe internazionali, però qui si può renderlo più preciso a seconda della zona dove viene installata la telecamera. Questo è il numero e il nome della lista, dell'elenco delle targhe non identificate, che possono essere visitatori, sconosciuto, quello che si vuole. Qui in fondo andiamo a impostare le aree di rilevazione. Qui abbiamo già una area di rilevazione impostata che possiamo modificare a piacimento e possiamo anche eventualmente disegnare una nuova area. Qui sto facendo solo un esempio, ovviamente, non è che abbia una praticità tutto questo. In questo modo abbiamo una lettura su 2 corsie, che poi ci permetterà anche di fare delle cose differenti a seconda della corsia che fa la rilevazione. Alla fine applichiamo e abbiamo impostato i nostri criteri di rilevazione. Ora andiamo nella gestione targhe. Questa è una sezione che riguarda principalmente il controllo dei varchi o comunque tutte quelle applicazioni dove si vuole identificare una targa e fare delle azioni in base alla targa rilevata. Normalmente concedere un accesso, aprire un cancello, eccetera, alzare una sbarra. Qui possiamo inserire tutte le targhe da gestire. In questo modello ne gestiamo fino a 20.000, che possono essere targhe in whitelist, targhe in blacklist e poi ovviamente c'è sempre un terzo elenco che è quello delle targhe diverse, quindi dei visitatori. Whitelist e blacklist non significa
necessariamente veicoli abilitati e veicoli proibiti. Sono semplicemente due elenchi di targhe che noi abbiamo a disposizione e la telecamera sarà in grado di fare azioni diverse a seconda che il veicolo sia compreso nella whitelist o nella blacklist. Ad esempio, queste telecamere hanno a bordo due relè apriporta. Si potrebbe fare in modo che i veicoli in whitelist abbiano l'apertura di una porta e quelli in blacklist una porta differente. Proviamo a inserire una targa. Aggiungi, qui inseriamo il numero della targa, qui decidiamo se è una whitelist o una blacklist, possiamo dargli una validità in determinate fasce orarie oppure sempre, e possiamo anche abbinare un ID Vigand. Vigand è un protocollo molto utilizzato nel controllo accessi. Questa telecamera ha un doppino proprio per dialogare con i sistemi di controllo accessi e mettendo qua l'identificativo della targa che viene rilevata, il sistema di controllo accessi saprà che è entrato quel determinato utente e poi farà le sue funzioni di gestione. Una volta configurato questo, salviamo e abbiamo la nostra nuova targa pronta. Ovviamente bisogna ricordare che queste targhe non sono memorizzate esternamente su un computer o su un NVR, sono proprio nella telecamera, per cui la telecamera è in grado di fare le sue azioni, aprire la sbarra, eccetera, in modo automatico, indipendente dalla rete. Se ci fosse anche un guasto a un computer di rete oppure un guasto alla rete stessa che non comunica, la telecamera è in grado di funzionare in modo autonomo. Ora passiamo alle azioni LPR. Queste sono tutte le azioni che la telecamera deve svolgere quando rileva una targa, a seconda che la targa sia una whitelist, una blacklist oppure un visitatore, una targa diversa, non compresa in nessun elenco. Programmiamo ad esempio la whitelist. Quando viene rilevata una targa in whitelist abbiamo la possibilità di fare tutte queste azioni. Questa è ovviamente la più utilizzata, l'uscita relè. Questa telecamera ha due uscite. Noi possiamo ad esempio, come avevo fatto l'esempio prima, decidere di aprire la porta 1 nella whitelist e nel caso della blacklist la porta 2. Questa può essere una tipica applicazione. Abbiamo anche in questo caso l'allarme sonoro perché la telecamera ha un altoparlante a bordo, quindi possiamo riprodurre un messaggio standard oppure anche personalizzato che carichiamo noi. Possiamo registrare il video nell'SD card e poi possiamo inviare email, immagini via FTP e anche inviare l'ID sulla uscita Vigand. Abbiamo la stessa programmazione, poi ovviamente sotto c'è sempre, non l'ho neanche descritto prima, ognuna di queste funzioni può essere abilitata o disabilitata a seconda delle ore del giorno e del calendario. La blacklist ha una sua programmazione autonoma e così anche i visitatori. Alla fine abbiamo ancora altre azioni che sono delle azioni generali, non legate tanto a una specifica targa. Ad esempio posso fare delle azioni specifiche se viene rilevato un veicolo con la targa non leggibile, oppure se c'è un veicolo di un certo colore, oppure a seconda del tipo di veicolo, oppure, ecco questo è importante, qui a seconda dell'area di rilevazione, quindi a seconda della corsia, posso fare delle azioni specifiche. Ovviamente poi qui diciamo solo alla telecamera quali azioni mettere in atto in seguito alla lettura della targa, però poi tutte queste azioni hanno una loro configurazione specifica nelle impostazioni della telecamera. Ad esempio, se voglio riprodurre un messaggio audio, qui nella sezione audio potrò andare a caricare dei file audio con determinate istruzioni a seconda della situazione. Oppure, ti faccio vedere la più frequente, che è l'impostazione dell'uscita di allarme. Qui per le varie uscite
di allarme, che sono poi le uscite relè con le quali si aprono i cancelli, le sbarre, eccetera. Per ogni uscita possiamo impostare il tipo di funzionamento, se da allarme in chiusura o in apertura, la modalità, se lavora in commutazione on-off oppure con degli impulsi cadenzati, oppure se lavoriamo in commutazione possiamo anche seguire la sorgente dell'allarme, dell'evento, oppure dare una durata di commutazione. Quindi ad esempio se dobbiamo azionare una sbarra possiamo mettere 2000 millisecondi, 2 secondi, che è un classico, diciamo, del segnale di apertura per una sbarra, per un cancello automatico. Anche qui ovviamente abbiamo la nostra programmazione oraria se volessimo abilitare l'uscita solo in determinate fasce orarie. Anche esiste un'impostazione specifica ovviamente per tutte le segnalazioni di rete. Nei dettagli di rete, impostazioni avanzate, qui possiamo inserire i dati del server FTP a cui mandare eventualmente le immagini, e qui possiamo inserire i dati SMTP per inviare email. Ti faccio ancora vedere una funzione che è piuttosto avanzata, però nelle telecamere per lettura targhe è molto usata e molto importante. Eventi HTTP CGI. Cosa significa? E perché è molto importante in queste telecamere? È una funzione che ci permette di dialogare con software esterni, e siccome spesso queste telecamere vengono impiegati con dei software esterni a seconda dell'applicazione, perché magari gestiscono aree portuali, zone sensibili, eccetera, è molto importante che la telecamera possa parlare efficacemente con un software esterno in modo da inviargli i dati di lettura. Normalmente questo si fa con una chiamata HTTP. Quindi a ogni rilevazione la telecamera invierà i dati rilevati della targa a un software esterno con una chiamata HTTP. Ovviamente poi bisogna sviluppare un software adeguato che dall'altra parte riceve questa chiamata e poi la lavora con le proprie logiche. Vediamo rapidamente cosa si imposta. Qui impostiamo che eventi inviare. Potremmo specificare eventi specifici, però è meglio lasciare tutte le analisi in modo che la telecamera mandi tutti gli eventi che rileva, che sono configurati ovviamente, al server HTTP. Poi sarà il server, il software di ricezione, che deciderà cosa fare. Questo è un nome distintivo della funzione. Possiamo parlare sia HTTP che HTTPS. E qui impostiamo l'indirizzo dell'endpoint per il fine evento o per l'inizio evento. Normalmente sono gli stessi, possono anche essere diversi. Possiamo testare la comunicazione, qua ci dice che l'endpoint è raggiungibile. E infine qua sotto andiamo a impostare che dati mandare nel body del nostro messaggio. Possono essere informazioni generali sull'evento, ad esempio l'immagine della targa, l'immagine del veicolo e altri dati. Possiamo poi ovviamente inviare il numero di targa e anche eventualmente dei dettagli sul veicolo. In questo modo la telecamera ogni volta che eseguirà una rilevazione invierà i dati della rilevazione al software esterno, che poi potrà in tempo reale lavorarli in base alle proprie logiche. Bene, penso di aver annoiato abbastanza con tutti questi dettagli di configurazione. Ora è il momento di vedere la telecamera in azione. Andiamo a vedere alcune rilevazioni reali.
Grazie per aver seguito questo tutorial dedicato alle telecamere per lettura targhe. Ti ricordo che per maggiori informazioni sui nostri prodotti e anche eventualmente per acquistare, puoi fare riferimento al nostro sito www.dse.e